Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo un utensile a cui aspiravo veramente da più di un annetto. Ve l'ho fatto vedere nella presentazione dei prodotti di settembre, degli articoli da fare. Allora, questa è una elettrosega a batteria ricaricabile. Allora, due parole giusto sul funzionamento e poi vediamo nei dettagli il montaggio e come funziona nello specifico. Se abbiamo tronchetti piccoli da tagliare, adesso poi le vedremo insieme proprio con la prova sul campo come di consueto. Se non vogliamo prendere la motosega e ovviamente le forbici non vanno bene, abbiamo questa possibilità. Questa quindi è una via di mezzo tra le forbici a batteria e una motosega normale, ovviamente per diametri piccoli e ci sono vari step ovviamente, solo il corpo macchina con una batteria, con due batterie, questa è la più completa. A fine articolo vi lascio in sovrimpressione il prezzo che trovate sul sito del produttore. Non sono pagato per fare questo test, poi regolatevi voi dove e cosa comprare se lo volete acquistare. Allora vi arriva così, questa è la confezione come dicevo più completa, è una motosega a tutti gli effetti, solo che ovviamente è a batteria, quindi è una elettrosega e la catena è proprio della motosega, eccola qui. Questa con l'usura poi ogni tanto andrà affilata, potete rivolgervi in un centro specializzato, in un meccanico che fa riparazione di articoli da giardinaggio, con 4-5 euro la rimette in sesto, poi alla fine, quando sarà arrivata a fine vita, la si cambia. Sappiate che esistono anche in Nvidia, in metallo duro della steel, sono catene che durano un po' di più perché hanno un rivestimento duro sui denti, quindi anche se lavorate nello sporco con la terra o se toccate magari il cemento per un attimino, non che dovete scavare, ecco, dura un po' di più il filo, altrimenti con una come questa normale, come toccate terra, si rovina il filo e poi non taglia più. Allora, breve precisazione prima del montaggio: questa ha un verso di taglio ovviamente, se la montate al contrario non succede nulla, vedete che voi andate per tagliare e non taglia, semplicemente smontate e la mettete al contrario. Io ho già visto il verso qual è. Allora si mette nella sua lama, il montaggio è questo, molto semplice, si svita la protezione. Le chiavi sono in dotazione chiave, esagonale e cacciavite a stella. Qui abbiamo il registro di tensionamento della catena, dopo vi faccio vedere anche il tensionamento. Io, siccome l'ho già utilizzata un attimino per vedere come funzionava, adesso troverete un po' di sporco, comunque è già pretensionata per me, ma vi faccio vedere come si fa. Il foro della lama va all'interno del foro del tensionatore. Ecco qua. Quindi lei è ferma, la lama non si muove più. Prima di fare la tensione giusta si rimette il cappuccio, si fa in modo che si incastri esattamente nelle sue sedi, ecco qui. In questo momento non tiro perché devo fare la tensione. Allora vedete, questa è una tensione troppo lenta, non va bene. Questo vale anche per le motoseghe, questo discorso qui. Si avvita per tensionare, per dargli più tensione, poco, perché è molto sensibile, ancora un pochino, ecco, questa è giusta, vedete? Io alzando dal centro riesco a sollevare una parte dei denti e questa va bene. Adesso possiamo serrare piano perché di plastica si spacca. Questa è una protezione che lavorerà insieme all'elettrosega e vedremo dopo come funziona. Si inserisce la batteria, io ne ho già caricata una. La batteria è dotata di un pulsante che serve per vedere lo stato di carica, è molto utile. Ok, l'altra sicurezza dell'elettrosega in test è il doppio pulsante da premere per premere il grilletto, altrimenti il grilletto, come vedete, non funziona. Quindi col pollice si preme e questo è molto importante. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che non ha un serbatoio dell'olio della catena, quindi probabilmente su questi utensili qui non serve. Bisogna però tenere in considerazione il fatto che usandolo molto si può scaldare e quindi può lavorare un attimino in situazioni di attrito che con l'olio non avrebbe.
però se il produttore ha deciso di far così, va bene così. Ci sono le istruzioni in inglese, ma sono veramente semplici, elementari, vi ho fatto vedere adesso i passaggi. E ora, prima di provarla, 2 parole soltanto sulla batteria. La batteria è un 18 volt da 10.000 mAh, poi avendone 2 si può lavorare per qualche ora consecutivamente se sono cariche, e come dicevo, se lo usate poco potete scegliere la versione solo con una batteria. Vi lascio poi in sovraimpressione i vari prezzi al momento di questo test e poi decidete voi, insomma. Allora, sto preparando la legna per la cucina economica. Ho visto che avete apprezzato molto l'articolo su come scaldo la mia casa e quindi i pezzi che devo tagliare sono piccoli, sono di un circa massimo 20 cm. Bene, iniziamo il test. Partiamo bassi con un diametro di 35 mm. Allora, vediamo un po'. Abbiamo la batteria carica. Mi metto contro videocamera così magari vedete meglio. Blocco qui il video perché utilizzandolo ancora nei giorni successivi, non mi sono fermato ovviamente prima di pubblicare il video, ho caricato per una notte la batteria. Io la prima volta mi sono fidato dell'indicatore, mi segnava 4 tacche, sono arrivato utilizzandola 3 tacche, quindi l'ho lasciato una notte sotto carica e utilizzandola poi ancora per me, perché vedete sto facendo la legna, mi sono accorto che non si blocca quasi più, ovvero si comincia a bloccare quando la batteria comincia a scaricarsi. Però la cosa strana è che se io clicco sull'indicatore batteria mi segna sempre 4 tacche, quindi quel problema lì è dovuto molto probabilmente al fatto che la batteria non sia carica al 100% pur segnando 4 tacche su 4. Questo è un piccolo consiglio che vi do se lo acquistate. Guardate, adesso l'ho appena tolta dalla carica. E via così ho tagliato un ramo intero. Alla luce di questo sto assegnando qualche punto in più a questo utensile qui. Ho sentito il produttore, è un comportamento normale. A questo punto vediamo un taglio un pochino più importante. Questo è un ramo che è caduto da solo col vento che c'è stato. Il diametro di questo partiamo da 63 mm. Vediamo un po' come si comporta. Ecco qua. Quando la motosega, l'elettrosega, quella che fa una segatura del genere, significa che il taglio è buono, nel senso che la catena è ben affilata. Quando la segatura comincia a diventare polvere, ecco, a quel punto sta cominciando a perdere il filo e bisogna poi farla riaffilare. Cominciamo a salire di diametro, questo è il massimo che ho, 71 mm lampeggia perché sono finite le batterie, però guardate la comodità, io con una mano tengo il tronco e con l'altra taglio. Con la motosega questo non avrei potuto farlo perché ovviamente devo avere 2 mani per tagliare e quindi avrei dovuto metterlo per terra, stare un pochino più scomodo, invece così sono alto, sono appoggiato a un tavolino, quindi la comodità su questo tipo di tronchi c'è ed è innegabile.
In diretta si è mollata un po' la tensione della catena, me ne sono accorto anche dal suono che faceva durante il taglio, quindi ora la tiriamo di nuovo. Giustamente bisogna mollare un po' perché sennò non va. Ecco. Bene, il tatto è appena tiepido, quindi va bene così. Ok, intanto che faccio raffreddare un attimo il motore, parliamo di pochi minuti, vi spiego soltanto a cosa fare attenzione. Qui si ha la mano sinistra e qui ovviamente si taglia, ovviamente la mano sinistra non è più lontana, io adesso a favore di fotocamera mi metto più vicino. Cosa succede? Se rimbalza, attenzione a non farlo rimbalzare sulla mano, perché comunque è sempre una motosega, quindi tenere la mano sinistra molto distante, appoggiarsi su un piano solido, in questo caso sono su un tavolo, e poi tagliare con calma. Una volta che ha fatto il primo solco dentro il legno si può andare un pochino più decisi. Quindi abbiamo trovato il limite dei 7 cm. Bene, siamo giunti alla fine. Cosa dire? Allora, mi è piaciuto molto, e per rami piccoli parliamo di 6-7 cm al massimo, e una via di mezzo tra le forbici, dove ovviamente non possiamo arrivare, e la motosega o l'elettrosega, quella classica. Qui abbiamo la comodità innegabile che con una mano teniamo il ramo e a distanza di sicurezza tagliamo. È anche abbastanza veloce come operazione. Ho risolto il problema che ogni tanto si bloccava, perché come vi ho spiegato prima ho caricato a fondo la batteria per una notte, quindi quel problema non mi si è più presentato fino a quando non si è scaricata di nuovo e comunque mi continuava a segnare 4 tacche. Questo è un piccolo bug dell'elettronica di controllo della batteria sicuramente, però adesso lo sappiamo. Mi dispiace che non abbia un serbatoio dell'olio, mi aspettavo una soluzione del genere, ma se il produttore ha deciso così, va bene così. Vi lascio in sovraimpressione i vari step di acquisto, con solo il corpo macchina, con una batteria caricabatterie, con 2 batterie caricabatterie. Attualmente i tempi di spedizione sono abbastanza celeri, parliamo di circa 7 giorni, arrivano dalla Cecoslovacchia o dall'Europa dell'Est in generale. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se cercate un attrezzino del genere a un prezzo onesto, questo potrebbe fare al caso vostro, altrimenti ci sono 1000 soluzioni, sono tutte molto simili ovviamente. Le trovate sia su Amazon, che questo in particolare arriva da AliExpress, per questo ci sono 7 giorni di attesa per la spedizione, ma tutto sommato va abbastanza bene, abbastanza celere come spedizione. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, mettete un like, iscrivetevi, ci sentiamo la settimana prossima.